di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Economico Sano e Squisito. Oggi vi porto un piatto tipico della cucina rumena, detti mici o mititei, delle deliziose salsicce senza pelle che rispecchiano perfettamente i parametri di questa rubrica. Infatti si tratta di un piatto economico perché il costo a porzione si aggira intorno a 1,50 €. Sano poiché la tecnica con cui cucineremo la carne ne conserva davvero tutti i valori nutritivi. Squisito perché gli ingredienti con cui viene esaltato il sapore sono davvero pazzeschi. Ma andiamo a vedere come si preparano. Di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Bene, iniziamo. Come prima cosa puliamo l'aglio. Una volta sbucciato, adagiamolo dentro il mortaio. Se non ne siete in possesso, potete utilizzare tranquillamente un frullatore. Aggiungiamo il sale, una bella manciata di origano, il rametto intero di timo, il pepe nero in grani ed infine l'olio d'oliva. Adesso, con molta calma e pazienza, ghiacciamo tutto, assicurandoci che tutti gli ingredienti si riducano in poltiglia, grani di pepe nero compresi. Questo servirà ad ottenere da questi semplici ingredienti il massimo del loro aroma. Aggiungiamo al pesto che abbiamo ottenuto una parte di acqua. Mescoliamo bene per assicurarci che il sale si sciolga completamente. L'acqua, oramai aromatizzata e salata, riuscirà ad entrare ed incorporarsi bene nelle fibre della carne, assicurandoci un condimento uniforme. Ho tritato 700 g di carne di manzo, provenienti per lo più da ritalli come collo, pancia e cappello di prete, poiché hanno il giusto rapporto di grasso, mentre ho aggiunto 300 g di carne di suino perfettamente sgrassato, proveniente dalla spalla. Una combinazione perfetta, direi. Sulla carne macinata versiamo il composto che abbiamo realizzato poco fa nel mortaio. Aggiungiamo anche la restante acqua ed il bicarbonato. Iniziamo a mescolare con le mani affinché la carne non assorba completamente questi liquidi. Il bicarbonato ha una funzione particolare in questa ricetta: altera il pH della carne rendendola più alcalina, di conseguenza meno propensa alla dispersione dei liquidi, e questo a noi fa gioco poiché queste piccole salsicce che andremo a preparare sono senza pelle e senza questo piccolo accorgimento probabilmente tenderebbero a perdere troppi liquidi diventando un po' asciutte. Incorporati gli ingredienti, copriamo l'impasto e mettiamolo a riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, la carne ha assorbito il resto dei liquidi in maniera naturale. Ora siamo pronti a realizzare i nostri mici. Bagniamoci le mani con un po' di acqua, poi afferriamo una palla di impasto poco più piccola di una pesca, rassodiamola bene tra i palmi delle nostre mani, dandole dapprima una forma rotonda e dopo pian piano, facendola arrotolare, cerchiamo di dare una forma longilinea simile a quella di una salsiccia, larga circa 2 cm e lunga circa 7 cm, avendo cura che entrambe le due estremità rimangano tozze e non a punta. Lavorate fino a quando non sarete completamente soddisfatti. A questo punto adagiamo su una teglia ricoperta di carta forno e proseguiamo. Ho voluto rendere questa tradizionale ricetta rumena un po' più divertente per fare contenti i miei figli. Ho realizzato semplicemente dei mici tradizionali, ma li ho inserito dentro alla fine uno stecco di legno precedentemente bagnato. Guardate, davvero carini. Per cucinare queste splendide delizie in via eccezionale ci sposteremo in una location diversa dal solito, il giardino di casa mia, dove accenderò il barbecue. Cuocerli in maniera diversa sarebbe davvero un insulto a questa fiera ricetta rumena. L'atmosfera oggi pomeriggio qui è bellissima, il sole si affaccia senza essere troppo fastidioso. Colgo l'occasione per dare un'occhiata al mio piccolo orticello degli odori. I bambini giocano e urlano felici, mentre la carbonella del mio barbecue comincia a fumare. C'è davvero aria di festa e di relax. Manca solo il cibo. Fare il barbecue è una vera e propria arte. Io non sono un asso del barbecue, ma me la cavo. Sistemiamo la carbonella bene nel barbecue, mettiamo le griglie a scaldare e adesso siamo pronti per cuocere i nostri fantastici mici. Adagiamoli sulle griglie e lasciamoli cuocere semplicemente per 8 minuti, senza mai toccarli. Dopo circa 8 minuti, quando li gireremo, noteremo che nella parte che abbiamo messo a cuocere si è creata una deliziosa crosticina, quasi croccante. Questo significa
significa che all'interno la carne è rimasta saporita e succosa. Cuociamoli altri 8 minuti dall'altro lato. Ed eccoli qui, qualche foglia di insalata, qualche fetta di pomodoro o delle patatine fritte se volete. E non serve altro per questo piatto. Per questa particolare ricetta era davvero tutto. Chef Nunzio vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda al prossimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Ciao belli! Io stasera non rinunzio